Buongiorno. È mezzogiorno e sono sveglia dalle 8 e non ho fatto assolutamente nulla. L'unica cosa che ho fatto è stata vestirmi, pensando di riuscire a sentirmi meglio vestendomi, e fare una misera colazione. Quindi oggi ti porto con me in una giornata in cui non ho voglia di fare assolutamente nulla. Non so cosa sia, non so se sia il jet lag ancora, ma sono tornata ormai da 5 giorni da Taiwan, o semplicemente non sono più abituata ai miei vecchi orari dove mi svegliavo alle 8, alle 9 iniziavo a lavorare, alle 11 ero in stream e finivo alle 7. Una cosa che faccio molto spesso è proprio quella di abbandonare le cose sul letto e poi di notte, anche se mi costerebbe un minuto metterle a posto, letteralmente un minuto. Sì, quella è la valigia di questo weekend che ancora devo mettere a posto. Non lo so, ho dei periodi in cui sono estremamente produttiva, faccio un sacco di cose, poi periodi in cui veramente zero voglia di fare qualsiasi cosa. Se stai guardando questo video e ti aspettavi che andassi live oggi, perdonami. Non ho nemmeno voglia di farmi un caffè. Poi sembra quasi che sia l'unica cosa che potrebbe svegliarmi in un certo senso. Aspetto i messaggi della gente che dice: oh mio Dio, sei addicta al caffè, prova a smettere di bere il caffè. È una delle poche cose che mi rende ancora felice. Ho anche pensato, magari il problema è che nella camera mia non c'è luce e in questi giorni, in queste 3 settimane a Taiwan, sono abituata a uscire, fare cose, divertirmi, e quindi magari il fatto che adesso sia in casa senza avere nessun tipo di luce, sì, scorso per da questa finestra, però potrei andare fuori, andare da qualche parte, prendermi un caffè, lavorare da un caffè, magari fare la IR direttamente da là. Ma non ho neanche voglia di uscire, cioè non ho proprio voglia di vestirmi. Potessi ed essere lì, anche sì, però il pensiero di vestirmi, mi sono svegliata dicendo adesso vado a correre. Ho guardato fuori, non avevo neanche la scusa del brutto tempo, c'era bel tempo. Ho detto beh, comincio a vestirmi, se mi vesto da sport magari mi viene voglia. Niente, allora mi metterò a fare degli esercizi in salotto. Vediamo di rendere questa giornata in un qualche modo produttiva, anche perché poi dopo devo andare in radio, quindi devo cercare di essere almeno di buon umore. E quindi sto qui cercando che una forza divina mi mandi un segnale per dirmi di svegliarmi. Forse la cosa migliore che posso fare adesso è uscire e andarmi a prendere un caffè, almeno sotto casa, giusto per dire uscire di casa. Non ho voglia. Sai quando sai esattamente quello che dovresti fare per sentirti meglio? Ma non ne hai voglia. Non ho voglia di uscire, non ho voglia di vestirmi, non ho voglia di lavarmi, non ho voglia di mettermi a fare esercizio. Cos'è? Sono abbastanza convinta che questo dipenda anche dall'utilizzo del telefono, perché non a caso, nel momento in cui ho cominciato a scrollare di più su Instagram, mi sono ritrovata ad essere più infelice. Maledetto. Non ne ho super voglia, ma facciamo un caffè. Magari semplicemente l'atto di fare un caffè mi farà stare bene. Voglio fare un caffè un po' diverso oggi. Voglio fare questo caffè che ho impacchettato io quando ero a Taiwan. Non saprei dirti molto riguardo a questo caffè, so solo che è un tipo di caffè drip, quindi dobbiamo farci colare l'acqua calda sopra ed è carino. Poi, dato che mi sento molto in mood Emma Chamberlain, niente, la tazza che volevo è a lavare, quindi niente mood Emma Chamberlain. Facciamo bollire un po' d'acqua. Comunque mi sento veramente ridicola ad avere addosso cose da palestra senza aver fatto nessun tipo di attività fisica, perché cercavo di autoconvincermi che così magari sarei riuscita a fare qualcosa. Ci sono un sacco di cose da fare in casa. E stavo avendo una conversazione ieri con un mio amico, penso di poterlo chiamare mio amico. Se mi stai guardando ti sto definendo mio amico. Riguardo a questi video che sto facendo dove racconto molto me stessa senza troppi filtri, è più proprio un flusso di pensieri ed è più o meno quello che abbiamo fatto durante il mio viaggio a Taiwan, mentre ero in 24 ore su 24 live su Twitch. E so quanto sarebbe molto più interessante questo video se vi portassi fuori a fare cose mentre vi parlo. Quindi ho anche l'idea nel mio cervello che è estremamente non produttivo rimanere in casa. Cioè, se proprio devo rimanere in casa, almeno che io mi metta a lavorare. Sento proprio il mio corpo che lavora contro di me. Ok, seconda volta in vita mia che faccio un caffè drip. Quindi, se avete consigli, suggerimenti, per favore. Questo caffè l'ho imbustato io personalmente a Miao Li, a Taiwan. Mi ha ospitato questo signore all'interno del suo caffè. Mi ha fatto vedere come lui rosta, cucini? Come si dice? Mi ha fatto vedere come lui rosti il caffè. Abbiamo cucinato, quindi da bianco che era diventato marrone, e poi dopo l'abbiamo grindato, grinding coffee, briciolato.
Che fastidio quando non mi vengono le parole in italiano, una cosa mi dà un fastidio boia. E poi dopo le ho dovute imbustare, le ho messe io dentro questa bustina. E poi le ho messe dentro quest'altra bustina. E poi le ho messe dentro questa scatola. E poi mi ha detto, te lo regalo per il buon lavoro che hai fatto oggi. Super interessante come esperienza. Fatemi sapere se non deve essere fatto così. E per tutti gli altri italiani che stanno guardando adesso, mi dispiace per questa schifezza che state guardando. Ma è buono, lo giuro è buono. Poi fare una cosa ancora peggiore dopo, quindi... E continuo a ripensare come invece a Taiwan mi sentissi sempre pronta, carica, veloce. Mi svegliavo la mattina e in mezz'ora ero fuori. Mezz'ora ero attiva, diciamo, e poi dopo ci mettevo circa un'ora ad uscire dall'hotel perché dovevo prendere tutto quanto, un casino con le borse. Ma ero molto più attiva, ero molto più esaltata dalle cose che dovevo fare. Adesso sarà che ho un'intera settimana di routine. Cioè mi sveglio, lavoro, vado a letto e non faccio nulla nemmeno le sere. Cioè le sere magari mi sento con degli amici, chiacchiero, gioco, ma sono chiusa in questa casa. Sono chiusa sempre qua. Per mia decisione, perché sono io che decido di non uscire. Però, non lo so, Taiwan tutto sembrava così semplice, tutto sembrava così a portata di mano. Uscivo per fare colazione e avevo questi hamburger giganti e quindi mi piaceva proprio voglia uscire. Adesso esco sì, ma esco per un cornetto di un caffè, ma magari al bar non ci sono più cornetti perché ormai è mezzogiorno, quindi con che cosa posso fare colazione? Dovrei andare in un ristorante. Un ristorante a Milano mi vanno via 20 euro minimo, mentre a Taiwan con 2 euro facevo un pasto da re. Quindi non so se questo sia il mio corpo che mi dice Giulia, non sei fatta per stare in casa, pensavi di essere un animale da routine, che sta in casa, che si sveglia, lavora e va a letto. No, non sei tu. Tu sei digital nomad. Troviamo il prossimo posto dove andare in viaggio. E ho anche un sacco di viaggi in programma. Però la settimana li rende veramente difficili. E mi piace il mio lavoro. Il punto è che il mio lavoro mi piace da matti. Cioè mi piace un sacco quello che devo fare. Quindi non è nemmeno il lavoro, è proprio lo spazio in cui sto. Non so quante volte devo fare questa roba. Se siete italiani questa cosa vi sta facendo schifo, fate finta che sia tè, ok? È un tè caldo. Un po' più rivisitato, ma è un tè caldo. Se non scende, secondo me. Perché buon profumo che fa. Velocità di un giaguaro. No, queste... Non ho messo il sacchetto nuovo dentro la spazzatura. Aspetta. Devo cercare di riabituarmi a questa routine alla quale ero estremamente abituata una volta. Se fino ad adesso mi hai odiato per questo caffè, non hai ancora visto la fine. Dovrebbero essere delle bocce. Carina. Ottima acqua sporca. Che cosa poco soddisfacente, sono diventati minuscoli nel giro di un secondo. E quindi, che facciamo? Ho del pollo, delle patate, pollo, patate e broccoli. Perfetto per un gimbro. Il pollo devo assolutamente farlo, sennò va male. Chi. Facciamo questo pranzo. Perché questa è una partita? Hello? Facciamo questo pranzo, dicevo, con questi controlfiletti di pollo scaduti ieri. Ma noi non crediamo a queste bugie. Mia madre mi ha sempre insegnato che non puzza, tutto a posto. Con che cosa lo facciamo? Limone e salsa di soia. Limone, aglio e salsa di soia. Non troppo male per una che fino a 20 minuti fa era a letto a guardare TikTok. Sembra quasi sano. Ti giuro, ti potrà sembrare un pasto super sano. Perché è sano? Però alcuni di voi non so stare sedute su sto sgabello. Troppo piccolo. Troppo grosso. Magari. Comunque alcuni di voi penseranno sì vabbè quando io sono stanco non ho voglia di fare assolutamente niente. Figurarsi farmi i broccoli col pollo. Io ho una tecnica infallibile. Funziona sempre. Quasi sempre. Non ho niente nel frigo.
Queste sono le uniche cose che ho nel frigo, ma anche nella dispensa c'ho dei cereali e lo yogurt. Cereali, yogurt, mirtilli, pollo, broccoli e patate. Non ho alternative. Non ho gli snack. Sì, ho gli snack del mio coinquilino, Jumbo, e la maggior parte di queste cose non so cosa siano e non voglio saperlo, quindi... Perché ovviamente se avessi patatine mangerei quelle, avessi crackers mangerei soltanto quelle. E mi conosco. Conosco questo piccolo cervello da primate. Semplicemente non mi compro le schifezze. In futuro sarò una di quelle madri, vero? Quelle che non comprano le merende, quelle che non comprano le schifezze, i tarallini, le croccantelle. Comunque, nel frattempo ho più o meno ideato un piano per oggi. È già l'1 del pomeriggio, quindi penso che quello che farò oggi è metto a posto le cose in cucina. Cioè mi è passata la voglia. Metto a posto le cose in cucina, mando un paio di mail che devo mandare, così almeno non ho nessun problema di priorities, di persone che mi devono contattare, eccetera. E poi andrò in live chiacchierando, parlando e magari esplorando i prossimi viaggi che devo fare. Potrei pensare oggi insieme alla community dove andare a viaggiare. E poi dopo ho una cosa di scacchi, anzi potrei giocare a scacchi prima, potrei allenarmi. Ho fatto qualcosa di pazzo, ovvero ho appena registrato un reel dove dovevo fare getting ready with me, quindi mi sono dovuta truccare. Ed effettivamente se mi preparo, se mi vesto, se mi trucco, ho più voglia di fare cose. Non ho ancora voglia di uscire di casa, anche solo voglia di giocare a scacchi, quando prima non avevo proprio voglia di fare assolutamente niente se non stare a letto e basta. Sarà anche il cibo, sarà anche il cibo. Vabbè, comunque, adesso mi metto a lavorare. Tu cosa ne pensi? Qual è il mio problema in questo momento? Che sia il jet lag, che sia il fatto che non sono più abituata. Sono sicura che questo weekend, per fortuna, viene un mio amico qua, quindi almeno... E se fosse che sono assuefatta dall'adrenalina? Quell'adrenalina che avevo sempre a Taiwan, perché ogni volta avevo qualcosa di nuovo da fare, avevo sempre qualcosa di nuovo a cui pensare. E se fosse questo il mio problema? E se fosse il problema che qui non ho stimoli? E quindi infatti passo il mio tempo davanti al telefono, perché devo trovare in qualche altro modo questa dopamina, questa adrenalina. Grazie per aver fatto parte di questa riflessione. Forse abbiamo trovato il nocciolo? Tu cosa credi? Oppure semplicemente sto facendo dell'altro overthinking? Se anche tu hai problemi di overthinking, ho fatto un video qui. Vai a vederlo. Vado a rivedermelo anch'io.